Ben ritrovati amici, oggi vi parlo della Esterbrook, la Esti Oversize, nella versione speciale Nouveau Blue. Nouveau Blue perché è dedicata o ispirata espressamente all'Art Nouveau, a quell'arte, a quel filone che Alphonse Mucha o Mucha come vogliamo chiamarlo, ha portato nel panorama artistico di qualche tempo fa. Le sue opere credo siano note un po' a tutti quanti e basterà appunto vederle per capire di chi sto parlando. E a questi toni caldi, a queste colorazioni si è ispirata per l'appunto la Nouveau Blue di Esterbrook. Un marchio che magari non è noto a tutti quanti, ma senz'altro chi conosce la storia della penna stilografica e frequenta il mondo del vintage sa che Esterbrook proprio a Camden realizzò una delle più grandi produzioni industriali di penne stilografiche, addirittura ne sfornava giornalmente una quantità davvero importante, ma soprattutto è stata nota per i suoi modelli, ma anche per i suoi pennini, come quello per esempio il 9128 che io posseggo su questo esemplare. Una bella resina plastica, chiamatela come volete, però fa sempre la sua figura. E poi tutte le Esterbrook che io ho avuto fra le mani, vi confesso che cascano bene, sono belle, non sono troppo pretenziose, fanno il loro lavoro e soprattutto scrivono molto bene, tutte quante, a maggior ragione queste che hanno un pennino un po' particolare, ma ve ne parlo dopo. Il cappuccio si svita e il cappuccio, guarda caso, è una particolarità di questa azienda. Pronti all'espulsione? Eccola qua. Avrete notato, chi ne ha già maneggiato qualcuna, che esiste questo controcappuccio che è molleggiato, garantisce una chiusura veramente ermetica, ma per chiudere il cappuccio, un po' come avviene per i medicinali, se non si fa un'azione combinata premendo e avvitando, il cappuccio non si chiude. E la stessa cosa avviene quando si estrae la penna, e cioè attenzione che la sensazione è quella di sentire la penna proiettata, in realtà non scappa mica anche se io la lasciassi libera, eccolo qua, scatta di mezzo centimetro, però la sensazione rispetto a tutte le altre penne è quella che debba scappare, e allora azione combinata per chiudere e azione così per sfilare. Ecco il nostro pennino, un pennino che, come qualcuno avrà già letto nel titolo, è un pennino di quelli rimacinati, per dirla in italiano, e cioè, insomma, dei nib master. Ci hanno messo le mani e li hanno architettati, li hanno ridisegnati e ridefiniti secondo un canone di scrittura che ciascuno ha fatto proprio. Sono 4 nib master che collaborano con l'azienda e su richiesta ci sono, e con un certo sovrapprezzo, disponibili anche questi pennini, altrimenti li trovate nelle gradazioni principali. Guardiamo un pochettino la penna, non manca il dettaglio dorato, e la clip, eccolo qua, il fermaglio nel cappuccio, il logo Esterbrook, ma anche questa ampia, davvero ampia e metallica filettatura. Vado a svitare la penna per mostrare il caricamento. Anche qui, vedete, bisogna svitare un pochettino perché c'è una sezione che ha un innesto metallico. È un aspetto che mi piace, il fatto che ci sia il metallo a tenere insieme, lo sentite, i due pezzi, perché la penna resta comunque molto solida e ancorata bene, sembra di maneggiare un tutt'uno, un unico pezzo. Andiamo a vedere il caricamento. È con una cartuccia di quelle tradizionali, ma anche, se vogliamo, con il converter che la casa ci mette a disposizione, che io ho impiegato su un'altra penna e quindi questa l'ho caricata con una cartuccia. Una penna che si sente anche abbastanza pesante tutto sommato, perché vedete come abbondi il metallo e come si spinga anche un pochettino all'interno del fusto. Quindi un po' di peso c'è assolutamente. La riceviamo così, nel suo astuccio inconfondibile, anche un po' vintage se vogliamo, con questi colori che forse non sono i più alla moda oggigiorno. Molto elegante e bello l'astuccio, un tessuto con una lana grossa, potremmo dire, con dei nodi che si sentono bene.
Eccolo qua, Esterbrook, lo apriamo, cosa troviamo? La penna, certamente, la cartuccia di cortesia, il converter e un bigliettino che ci ringrazia per l'acquisto e ci fa presente che l'azienda ha un sacco di prodotti ancora da offrirci e vediamo, America's Original Reborn. Certamente, vi ho detto poco fa che si tratta di un'azienda che ne ha fatte di belle nella storia. Stiamo parlando del pennino Scribe, di un pennino che praticamente potremmo assimilare ad un Architect. Questa è la Esterbrook Oversize. Il modello ve lo dico subito, non vi ho invece detto che ci ho caricato dentro un inchiostro che mi piace davvero tanto. Si tratta del Color Traveler, hanno dei nomi lunghissimi, Red Lighthouse Night Blue, sì, giusto, dovevo ricordarmelo perché è uno di quelli che mi piace. Infatti questo è l'inchiostro. Color Traveler Red Light House Night Black. Mettete duramente alla prova i miei studi linguistici che sono pari a 0,02, ma vabbè, cerchiamo di farci capire lo stesso. Il pennino Scribe è un pennino che nasce in questo caso da un pennino B. Come è fatto? Lo avete visto nelle immagini probabilmente, è un pennino che nel suo tratto verticale è abbastanza sottile, nel tratto orizzontale invece è largo. Ecco che si determina questo tipo di grafia. Un pennino che varia leggermente anche in base all'angolazione con la quale che adottiamo nella scrittura. Leggermente nel senso che si assottiglia un pochettino quando aumentiamo l'angolo, e se vado però, come vedete, anche in senso orizzontale, la proporzione resta abbastanza costante, cioè tanto si assottiglia in verticale quanto si assottiglia in orizzontale. Se invece il mio angolo si riduce molto, non cambia molto, come vedete, se non che non ottengo grandi variazioni dal punto di vista del segno verticale, però in quello orizzontale guadagno qualche cosa. In altre parole, cari amici, non è che cambi molto angolando, se non nella scrittura, chiamiamola così, normale, si guadagna un tratto un pochettino più sottile. Questo sì, è vero, angolando il pennino a 90 gradi. Però un pennino come questo porta in sé anche un'altra bella sorpresa, e cioè quando vado invece ad inclinarlo, cioè a farlo lavorare su una spalla o sull'altra a seconda di quello che è il vostro gusto personale, il vostro modo di scrivere, scopriamo che questo è un pennino anche per il corsivo e diventa niente poco di meno che direi un 2B quasi da quanto è largo. Guardate che segno lascia. Tutto quello che ci lascia anche quando andiamo in senso orizzontale. Anche dall'altra parte, sebbene dipenda proprio dalla macinatura, a volte ho trovato degli esemplari che coricati a sinistra dessero un segno di un tipo, a destra magari un po' più largo, un po' più stretto, magari impercettibilmente, però dipende sempre dall'artigiano che ci ha messo le mani, e siccome si tratta di un prodotto artigianale può essere effettivamente un po' diverso da una parte all'altra. Vediamo come si comporta questo pennino. Inutile dirvi che predilige degli inchiostri che siano abbastanza scorrevoli, che lubrifichino, che non manchino di andare a supportare la richiesta di un pennino che deve lavorare con una bella faccia, perché stiamo parlando comunque quasi di, sarà uno 0,8 sì, 0,7, 0,8, quindi serve un inchiostro che arrivi, che non lo lasci a secco. Per il resto sorprende anche come, guardate, lavora anche in questa
direzione che è generalmente la più ostica per le penne stilografiche. Un pennino che secondo me è lavorato benissimo, cioè il valore aggiunto di questa penna, che piace o non piace, questo rispetto ai vostri gusti, ai gusti personali, si sente che è passata tra le mani di un artigiano, cioè di qualcuno che ha controllato, cioè non vi ha dato una penna che scrive bene così, però così insomma si impunta un po' o viceversa, benissimo così ma in giù o in su. Qui c'è qualcuno che l'ha provata e se non andava bene di qua ci ha messo le mani, se non andava bene di qua ha provveduto. Questo è il lavoro che si apprezza, e quando avete in mano una penna che è stata rifinita da un artigiano o comunque da qualcuno che ha posto attenzione all'unità più importante alla fin fine, cioè la finitura del pennino che striscia sulla carta, beh, vi accorgete che avete qualcosa che è un po' più bello, un po' più rispondente. Sembra, vi dicevo, un pennino Architect. Posso cercare di drammatizzare ulteriormente la variazione? No, perché se mi porto con un'angolazione maggiore, come vedete, tutto si assottiglia. Allora forse così posso usarla come una stilografica con pennino fine, anzi oserei dire quasi un extra fine europeo. Beh, certo, però è anche vero che non viene fuori una grafia bellissima, una calligrafia, insomma, perché? Perché la penna scrive, non vi lascia a piedi, si sente che è rifinita anche, è pensata anche in questo senso, però un pennino fatto come questo, lo avete visto nelle immagini, è un pennino che se vado a guardarlo di profilo è fatto un po' così, qui c'è l'alimentatore, questo è il nostro pennino, è fatto un po' così perché deve essere sottile e largo. Un pennino quindi che se vado a vedere invece frontalmente troverò fatto più o meno così, non vi aiuta in certi movimenti. Infatti, quando vado ad utilizzare uno stampatello minuscolo che presenta meno linee verticali decise oppure orizzontali come lo stampatello maiuscolo, ma presenta anche dei caratteri arrotondati, e le cose si complicano. Ora io ho fatto un po' di, ecco, però si può notare nella E, stampatello, ecco, nella U anche minuscolo, vedete anche qua. Allora, io ho fatto un po' di pratica e adesso la mano mi ha imparato anche un po' a compensare. Che cosa succede? Che finché siamo in verticale non c'è problema. Quando siamo in orizzontale, meno che meno. Il problema è quando vado a chiudere, quando vado a fare invece dei cerchi. Perché? Perché il pennino scappa un pochettino e invece che venire un cerchio proporzionato, largo come dovrebbe, la mia A tende a essere un po' chiusa, lo stesso la mia E, ok? Quindi bisogna fare anche un pochettino i conti. Trovo che un carattere medio usato come stampatello dia la piacevolezza per questa penna, ma è anche vero che questa penna a me piace utilizzarla anche per esempio per la grafia corsiva. Perché la trovo molto espressiva. Provo anche a inclinarla, a giocare un pochettino sulle sponde del pennino. Il tratto è sempre un tratto abbondante, assistito, generoso, un po' diverso da quello che trovo con altri pennini. Infatti, quando corico un pochettino, vado ad angolare da una parte o dall'altra, trovo un pennino che mi lascia un segno veramente piacevole.
davvero piacevole perché lo trovo espressivo, anche capace di ispirare magari qualche carattere un po' meno consueto della nostra calligrafia. Insomma, si è capito che a me questo pennino piace, un pennino che mi ricorda abbastanza da vicino il pennino Goccia di Aurora. Ho avuto anche modo di compararlo con mio amico Daniel, che possiede anche un esemplare di pennino CF di Aurora, e devo dire che sono molto simili, sebbene questo costi decisamente meno di quello Aurora, però bisogna anche essere onesti, quello di Aurora è ancora migliore nella finitura complessiva, cioè nella capacità di regalare ad ogni minima variazione di angolazione oppure di inclinazione un carattere leggermente, cioè un tratto leggermente diverso. E mi è venuto in mente che, per esempio, l'ultimo pennino, l'ultimo Nib Master che hanno chiamato a collaborare, produce questo pennino che si chiama Teco Nib. Questa è la Montegrappa mia, il pennino è un giovo che così mi sono permesso di torturare un pochettino. Questo pennino richiama molto da vicino lo scribe che abbiamo appena visto, sottile così, largo da questa parte. È possibile utilizzarlo anche questo qua su un fianco, tanto che sia questo quanto l'altro. Ecco, come vedete, per esempio, io ho dato una rifinitura diversa, da questa parte un tratto più largo, da questa parte il mio tratto è un pochettino più contenuto. Mi piace quindi poter variare ulteriormente. La differenza, ecco perché questo pennino che vi sto mostrando racchiude sia il Teco Nib, che è l'ultimo di Esterbrook, insieme allo scribe che abbiamo appena provato, è caratterizzato dal fatto che variando l'angolazione ottengo un pennino molto più sottile dello scribe, ma mantiene anche con un angolo più basso la stessa variazione di scrittura. Questo mi consente di avere, come il pennino Teco, di poter scrivere con un extra fine, con un fine, con un medio, diciamo, fino ad arrivare, se addirittura inclino dove voglio io, ad un bold, un carattere bold, ok? Quindi ad un grassetto, e anche mi garantisce il mio corsivo. Insomma, giocare con la finitura dei pennini, secondo me, è la cosa più intrigante per chi ama un pochettino la calligrafia. Ora via tu, perché la scena è della Esterbrook. Ciao amici, alla prossima!